Eccoci qua per Dylan, buongiorno. Iniziamo la sessione per Dylan. Ok. Conto da 5 a 1. 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi se lo vedi. Mhm. Vedo un uomo con un turbante in testa, un uomo con la pelle scura. È Dylan? Mm. Sì, è lui in un'altra vita. Come si chiama? Hallam, si dice. Hallam. Se lui in un'altra vita di fatto è Dylan, ti dà l'autorizzazione? Fa un cenno con la testa, sì, mi dice sì. È la sua vita in un paese arabo, questa? Mm. Parallela. Ok. In che paese o in che regione e in che anno? Mi viene semplicemente Arabia Saudita, di preciso. Mhm. L'anno? L'epoca, il secolo? Mi viene 2000. 2000? Mm. Questa è una vita precedente o è un clone? A me viene un'altra linea temporale. Cioè, è lui in un'altra linea temporale, non è un clone, cioè la sua anima dentro un altro corpo, però non è un clone di Dylan. Ok. È un'altra linea temporale, ma esiste la possibilità che Dylan incontri in questa linea temporale questo Allam A me viene di dire di sì. ed assomiglia a Dylan? No, no. È più È un giovane? uomo e mi arriva che ha una quarantina d'anni, è un uomo con la pelle scura, la barba, e un turbante in testa e una tunica lunga marrone. Ricco Così. o povero? No, benestante. Ok. Dylan ci ha parlato di una città araba nel deserto e di aver avuto, Mm. adesso non ricordo se sogni o sensazioni più volte. È questa? È lei sì, perché è la tua anima che vive anche lì, mi viene questo. Ok. Causa esoterica del fatto che la parte subliminale di Dylan mostra questa vita. Perché qui lui sta bene. Lui lo vedo qui, vedo se mi innalzo, vedo una casa con una cupola tipica, sa, quelle case arabe, diciamo, comunque non è un palazzo, non è, però è benestante, sta bene, e ha una moglie e ha tre figli, vedo tre bambini in questa vita e è di famiglia benestante, quindi qui fa una bella vita. Io vedo più di una moglie qui, vedo diverse donne in casa. Ok, la parte subliminale però non viene per stare bene, viene anzi per fare esperienze, spesso le esperienze si portano dietro la sofferenza. Quindi qual è il Mm. vero motivo per cui ci mostra questa vita? A me viene come se qui lui sta bene e invece in questa vita che ci mostra, e invece nella vita di Dylan a livello economico fa l'esperienza diversa di questa vita. Però è come se mi arriva questo, è come se in questa vita dell'arabo lui stia bene, qui non tanto, quindi è come se
cioè lei non percepisce la sofferenza, è come se mi viene questa cosa qua, si equilibrasse, è come se dice lì sto bene, qui insomma, però faccio tutta l'esperienza che devo fare, quindi non si ripercuote, cioè è come una dualità che lei sta vivendo, ecco. Ok, ho una domanda per la parte subliminale. Siccome vive il benessere nella vita di Allam e il Mhm, malessere, diciamo, nella vita di Dylan, facciamola così semplice mhm, e mhm. semplificata, è possibile adesso invertire le due cose? Questa è una vita parallela, in una linea temporale parallela. Allam ha vissuto negli agi, gli manca di vivere nelle difficoltà, e il contrario Dylan. Mi viene da dire che c'è la parte mentale che è di mezzo, cioè come se comunque quella parte di... Allora, è complicato. È come se la parte subliminale che sta in Dylan sia legata comunque al DNA Dylan, ok? Però la parte subliminale che sta in Allam è legata al DNA di Allam e quindi sinceramente la risposta è no. Cioè non credo sia possibile, non vedo sia possibile che domani Dylan si sveglia in Allam e viceversa. No, Questo no, non no, lo no, vedo. ma può succedere che Dylan vince una lotteria e Allam perde tutto per una Ah, ok, catastrofe, un terremoto. So. questo sì. Allora, scusa, non avevo capito, pensavo di invertire No, no, le no. vite a livello, ok, quello non... L'andamento Ah, della vita è possibile in caso di Dylan, nel caso di tutti, ovviamente. sì, assolutamente sì, tutto è possibile a Perché livello non di... lo fa? Renderebbe più varia l'esperienza e non monotona. Mi vengono due cose. La prima, l'anima che, come se lui mi sta dicendo, sì, però io in questa vita ho scelto questa tipologia di esperienza, quindi la devo fare qui. Mm. E la seconda domanda scusami, la seconda risposta è sempre il discorso mentale, i blocchi che lui ha a livello emozionale, mentale, dell'esperienza che ha vissuto in questa vita, di quello che è stato insegnato dai genitori. Ci sono dei blocchi comunque a livello di linea temporale qui che lui ha messo o che gli sono stati messi che non gli permettono di sbloccarsi, quindi dovrebbe lavorare comunque sempre a livello mentale, però certo che è possibile. No. Ok. Dylan ci ha parlato del digiuno terapeutico. Andiamo a quell'esperienza. L'ha fatto in casa e normalmente ci ha raccontato che si fa a contatto con la natura. Voleva risvegliare le cellule staminali, ma in seguito al digiuno sono apparsi dei sogni strani. Si sentiva osservato, dei finti risvegli. Allora, sono andata lì, a me viene chiaro questo, è come se facendo il digiuno in realtà, cioè io la percepisco come una cosa positiva, nel senso che nel momento in cui lui smette di nutrirsi dall'esterno, è come se a livello interiore cioè, la persona può tranquillamente, potrebbe, però non ne siamo ancora capaci, vivere senza mangiare, senza mettere qualcosa dall'esterno, perché in realtà potremmo stare tranquillamente senza mangiare a livello fisico, però non ne siamo ancora capaci, quindi non sappiamo come, o meglio, Mhm. ci viene bloccata la modalità. Quindi che succede? In questa scena vedo lui che comunque si depura e sinceramente quello che vedo in questo momento è come se si purifica in qualche maniera, è come se si alza anche energeticamente, perché non ha più, non mette più nel suo corpo qualcosa comunque di contaminato dall'esterno a livello chimico, e in quel momento però io vedo che diventa più attaccabile, cioè non essendo consapevole di come fare a difendersi, quindi a comunque proteggersi,
essendo più pulito diventa più attaccabile. A me viene questo quello che è successo in quel momento. I sogni in cui si vede osservato, in cui gli sembra di risvegliarsi, ma invece ancora nel sogno, in cui si vede dal fuori robe, e in cui percepisce che una parte di sé è nel letto accanto e non in quello in cui sta davvero dormendo. Tutto questo come si spiega? Allora, mi viene questo, è la sua parte subliminale che cerca di comunicare con lui, in qualche maniera a livello drastico, nel senso lui, ci sono anche delle abduction e in questa scena del letto ho visto proprio la sua parte subliminale dal letto accanto che è come se a livello drastico dice ok, devo farmi capire da te che stai vivendo queste abduction ma non riesco a farti comprendere a livello mentale perché lui non le conosceva. A me viene che lui non ne era consapevole in quel momento, a quel tempo che è successa questa cosa. Quindi è come se la sua parte subliminale dovesse fare qualcosa di eclatante per fargli capire, per farlo risvegliare e per fargli iniziare comunque una ricerca su queste cose. Quindi è la sua parte subliminale che cerca di chiamarlo praticamente, di comunicare con lui, con se stesso. Ok. Dylan è interferito? Sì. Da chi? Allora io vedo, a livello di abduction vedo delle mantidi. Da prima quando parlava un pochino ho visto. Mhm. Poi? Perché sto controllando. Io vedo degli esseri strani stavolta. Vedo degli umanoidi. Vedo degli umani mischiati, non lo so, non saprei descriverli bene, come se fossero mezzi insetti, cioè umani nel senso, fisionomia Vabbè, umana però insettoidi. insetto. Mm-mm. Umanoidi insettoidi. Poi? Mm-mm. Stavolta mi viene, non so, Anunnaki, cose Anunnaki. Poi? Come li vedi gli Anunnaki? Egiziani, cioè vedo come se fossero, io vedo una sorta di esseri umani, umanoidi, scusami, con i capelli neri, lunghi, con dei collari tipo egiziano, quei collari che portava Cleopatra, no? Mhm. E li Ma vedo si così. presentano loro come Anunnaki? A me viene di sì, sopra, quando mi hai detto sopra chi c'è, è come se fosse, lui fosse collegato a questi qua. Quindi sì. Ma loro si presentano così? Perché gli Ne vedo Anunnaki non uno, c'entrano praticamente nulla con la civiltà egizia, appare. non lo so, a Molto prima. me viene questo. Vedo questo essere con mi dice Anunnaki, vedo questo essere con i capelli lunghi neri, con una pelle scura e questa sorta di collare al collo. Mi viene Come questo. si chiama? Non so perché mi viene una nome strano, quasi impronunciabile. Narcan, Nardan, Narcan. Ok, dopo chi c'è in alto? Su, io vedo sempre, addirittura adesso sono andata a scrivere direttamente il computer, però ho visto intramezzo sempre Zeus, l'uomo barbuto, io lo vedo così. L'uomo barbuto, però quando mi ha detto chi c'è in alto ho visto un programma, cioè ho visto il computer con un dischetto, ho avuto l'immagine di un dischetto e di questo portatile, di questa. Ok, chiedi a Narcan come si chiama e quali finalità ha il programma
il progetto su Dylan. A me viene come di lui non deve, mi viene questa cosa qua come se il suo, lui ha delle potenzialità a livello, a livello di intelligenza, mi viene questo. È come se, non lo so se lui ne è consapevole, credo di no, come se lui fosse un ipotetico scienziato che potrebbe fare potrebbe scoprire, potrebbe rivelare, cioè arrivare a rivelare, a scoprire delle cose importanti che potrebbero comunque, tra virgolette, Essere aiutare, utili, ok. essere utili per noi. Mi è venuta questa cosa qua. E come se loro tentassero comunque di tenerlo, come diceva prima, nella sua zona di comfort, Ok. nel suo controllo per non per non Fargli finire gli sbozzare. studi e così Mm, via. mm, mm. Ma come si chiama questo progetto? Ha un nome? Io più che nome ho visto un cervello adesso. Mentre tu me lo chiedevi ho visto un cervello. Un E come si chiama il cervello cervello? strano. Oggi è tutto strano. A Dimmi, me dimmi. mi è venuto transumanesimo, ma poi il diminutivo mi ho visto la parola trans. Non lo so. Quello che proprio mi viene è così. Ho visto transumanesimo e poi la parola, e Mhm, poi mhm. ho cercato di più andare in fondo perché magari vengo confusa, ho visto trans nel Quindi, cervello. causa esoterica del fatto che in tutta la vita che rincorre obiettivi senza raggiungerli mai, studio e lavoro è questa. Assolutamente sì. Cioè io vedo delle potenzialità molto, cioè cioè lui usa una percentuale maggiore delle potenzialità a livello di cervello proprio, vedo il cervello suo, Minore. rispetto, ma Ah, maggiore. cioè potrebbe veramente averne di più rispetto alla media di quanta percentuale usano le potenzialità umane, questo Mm. vedo. Mm. La depressione e l'insoddisfazione sono due cause. Le vedi nel corpo emozionale? Beh, sì, Dove? io vedo anche nel DL, due DL però, quando mi hai detto questa Due? insoddisfazione e depressione ho visto due EDL. Ok. Dove? Testa, bello proprio per confonderlo, cioè vedo come se io vedo un EDL che gli gira dentro la testa velocemente come per togliere e mettere energia da una parte all'altra e mandarlo in giù, mandarlo in depressione. La depressione la vedo dovuta a questo tizio qua. La depressione e l'insoddisfazione? L'insoddisfazione è sempre dovuta anche dagli EDL che lavorano a livello emozionale, però è dovuta a tutto questo suo, è come se ci fosse una parte di lui che sapesse che ha di queste potenzialità a livello proprio matematico, fisico, di fisica che lui ha, però non riuscisse a raggiungerle e quindi insoddisfatto di quello che ha creato, perché comunque il senso di blocco ce l'ha, si vede, è chiaro, dovuto a tutta questa situazione. Va bene, voltiamo un attimo pagina. Andiamo a vedere Mm. se esiste. Come? No, l'insoddisfazione, io volevo dirti una sorta di Un mm, piatto. nello stomaco, non lo so perché l'ho legata a insoddisfazione, ho visto una sorta di buco con, come se c'è un vortice di succhi e energia lì, che è un impianto, lo vedo come un impianto. Una mancanza energetica però, che poi di fatto l'impianto
mi pare di percepire come se fosse a livello energetico un buco energetico, sì. Vediamo gli impianti, quindi. Vedo questo vortice nello stomaco forte, come un buco nero che risucchia dentro di sé, cioè come se non dovesse, fosse messo per non esternare, quindi risucchiasse tutto dentro. E mi sembra di vedere dei problemi di conseguenza, cosa che lui si è messo. Poi Non ho capito. Dei problemi? mi sembra di vedere che questo impianto, che lo vedo come un vortice che risucchia l'energia all'interno di se stesso, Ok. cioè è come se fosse un blocco per non esternare, per non andare, che parte dallo stomaco però. È come se vedo dei problemi qui nell'esofago, dei problemi allo stomaco comunque, nei flusso che creano questo. Vedo questa cosa così. Poi? Io vedo qualcosa nell'orecchio destro, Mhm. un ronzio, che gli crea un ronzio. Un ronzio. Mm-mm. Come se qualcuno... È un impianto, però vedo, cioè, nel mentre vedevo che c'è una pallina, è come se l'EDL gli sussurra nel suo orecchio destro. Mm. Vabbè, ma gli esseri di luce si attaccano agli impianti e li utilizzano, altrimenti Mm, non userebbero un'opportunità, diciamo, a mm, loro mm. disposizione. Sono sempre due gli EDL? No, sono tre, ne esistono un altro. Un Tirali altro fuori che... tutti. Considerali come degli impianti, quindi stiamo analizzando gli impianti e concludiamo anche con gli EDL. Quattro sono. Quando gli facciamo dana, finalmente escono fuori, che sono molto, si nascondono, girano veloce, vedo, devo proprio bloccare il tempo, perché è come se girano, escono, entrano, Mhm. quattro ne sono questi qui, pure belli, cattivelli, Pure belli? cattivelli, cattivi. Sono alti di grado? Uno me ne è venuto T15, non so, T15. Questo è il più alto? V20. V20, V20. Mm-mm. Mm-mm. Ok, finiamo gli impianti. Siamo all'orecchio, mi sembra. Sì, stomaco, orecchio, ginocchio sinistro, piedi, fastidio alle dita dei piedi. Mi viene come una... Nuca, come? nuca, testa. La testa... Stavo vedendo i piedi, scusami. Vedevo come se dei fili, ci sono dei fili, vedo dei fili sui piedi, che li tengono uniti. Mi tiene unito, vedo un impianto tipo che come se lega i piedi, come se avesse i piedi legati. Perché? Non lo so, ho visto una scena adesso, è come se quando avviene un abduction questo impianto viene usato per tirarlo via. Vedo una scena così. Vedo lui dal suo letto che viene tirato via da questi due impianti, viene richiamato a livello fisico, però lo vedo proprio. Mm. Come delle maniglie per Sì, spostarlo. sì, brutto. Durante l'abduction il peso di una persona incide sull'abduction. Non ho capito il... Il peso di una persona incide sull'abduction. No, no, perché a me viene che mentre mi parli, come sempre, ormai già vedo quello che tu mi stai chiedendo, e vedo come se nel momento in cui loro aprono questo portale, io vedo che si apre un portale, e
cioè, c'è solo quel passaggio dove loro ti prendono e ti portano, ma quando tu passi nel portale, passi in una dimensione dove è tutto diverso, non è come lo intendiamo noi. E non possiamo stare lì troppo tempo perché il nostro corpo non resisterebbe. Mi viene questo. Stiamo in un posto dove spazio e tempo, peso, non hanno lo stesso impatto come lo hanno qui nella terza dimensione. Mi viene questo, quindi no. Ok. Cambiamo un attimo pagina, abbiamo alcune curiosità di Dylan. La Mhm. prima è se esiste una vita precedente con il figlio. Sì, mi è arrivato l'arabo e ho visto che il figlio di oggi è una delle sue mogli, è la più importante. Strano, che scena. Mi mostra lui con questa donna, innamorato, molto innamorato, molto. Mi sta mostrando dei momenti su un letto a baldacchino dove loro si coccolano, con Ma è la prima delle. moglie questa? Mm, mm, mi viene la moglie più importante di questa vita, cioè Mm. di questa. Ma è anche la prima? No, non è la prima. Va bene, stessa domanda per l'attuale compagna. Mm. Cambiato scena completamente. È un'altra vita con lei. Mhm. Che Mi succede? mostra, vedo una baita in una montagna, una casa in una montagna di legno. E vedo che questa moglie è di oggi, questa donna, Mhm. lì è sua madre. Cioè ha cambiato completamente scena. Dylan è un bambino, mi ha mostrato questa scena qua, e Mhm. questa compagna qui, quest'anima qui è la mamma di questa vita, di questo Ok. bambino. Ci sono dei litigi in questa vita tra la mamma e il Diversi. figlio? Eh? Que- Diversi. lo stavo per dire, sì. E questo bambino da questa mamma è un po'. Mm, Questa vita è molto povera, vedo. La mamma è insoddisfatta, è triste e aspetta sempre questo padre, questo marito che torna a casa, che va a caccia, vedo, nei boschi, che porta il cibo, che fa il taglialegna, che arriva in un paese. È una vita molto sofferente. Questo bambino è un po', più che maltrattato, non viene calcolato, quindi un po' solo. Non E viene lui considerato. Mm. non viene considerato, vedo lui, questo bimbo che sta davanti a questo camino con un fuoco acceso, che aspetta l'attenzione della mamma, ma la mamma è depressa, è triste e quindi lui è lì e vive in balia di se stesso. E ci sono comunque degli scontri perché poi adesso sono andata un pochino avanti nel tempo, volevo vedere cosa succedeva, vedo le- Dylan, che è il bambino che cresce e Mhm. litiga con la mamma, vedo che il papà muore presto di questa vita qui, la mamma rimane da sola e lui prende il posto del padre e si occupa della madre e delle sorelle più piccole, vedo delle ragazze più giovani e è come se si instaurasse un rapporto tutto un discorso di insoddisfazione, di litigi, è una vita molto molto difficile e questa madre, lui rimane attaccato alla mamma, io non vedo che ha una sua vita in questa vita, cioè vedo che rimane accanto alla mamma fino a che la mamma non se ne va e poi rimane solo. Quindi Qual è è come se. la causa esoterica degli attuali litigi, al di là di questa vita? Mm, di primo, eh, subito mi è venuto questa cosa successa in questa vita, è come se lui attribuisse la colpa a questa anima, a questa donna, Mm. questa mamma, di non Di primo acchito. essersi,
E secondo Sì. luogo? In secondo luogo? Io, mentre me lo dicevi, vedo come se la compagna di oggi non è d'accordo sulla situazione attuale che lui ha. Lei, io sto un attimo toccando lei, vedo come se lei oggi non si sentisse un po', mi dispiace dirlo, però sfruttata, forse. Cioè, un po', non è, non so se lei lo esprime ad oggi in questa vita qui, però è come se Beh, è la parte subliminale che pensa, non diciamo, fosse che sente. contenta, Che come pensa, scusa. è la parte subliminale che sente queste cose. Mi viene, sinceramente, allora, la parte subliminale hanno dei litigi vecchi di questa vita che lui mi ha mostrato, però qui mi viene proprio anche mentale, subliminale e mentale. È come se, è come se ci fosse uno scambio, mi viene questo, cioè nel senso, in quella vita lì me la sta mostrando così, mano a mano metto a posto anche io i pezzi. È come se nella vita di questa baita lui si sia occupato fino alla fine di lei. In questa vita sono state al contrario, cioè come se fosse lei che comunque si impegni di più per far andare bene questa Mm, vita. mm, 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 mm. Ok, mi viene questa cosa qua, però i litigi di oggi a livello anche mentale sono legati a livello di questa fisico, che comunque lei non è insoddisfatta Ok, ma dell'attuale sì, sì, situazione. chiaro. La vita col figlio l'abbiamo vista, no? Sì, E la vita con la compagna di corso ha una causa esoterica, questa grande intesa con una ragazza, una compagna di corso, già intesa la vedo, loro hanno combattuto insieme. combattuto dove? Io li vedo come due militari, sono due compagni di stanza, mi viene questo. Adesso li vedo lui, allora, vedo questa compagna, mentre me lo dicevi già mi hanno mostrato. Vedevo questi due ragazzi giovani, sono due militari, sono due. Mi viene una guerra, non so se mi viene la seconda guerra Dove? mondiale, la prima guerra mondiale, non lo so. Prima guerra mondiale. In che paese? Cioè, sono dello stesso paese. Sì, Ok, qual è l'elemento clou di questa vita e di questa conoscenza? Sono due uomini. mi è venuta subito una cosa, ho visto un aereo, ho visto un elicottero militare che precipita e loro sono morti insieme, mi viene questa cosa qui. Hanno combattuto insieme fino alla fine. Vedo che il nuovo elicottero viene bombardato e poi cadono, muoiono insieme. Mentre accade questa scena, loro si guardano negli occhi e muoiono insieme. Va bene, vediamo se ci sono dei patti post mortem tra Dylan e nella seconda, prima guerra mondiale, quello che è, e il militare Dylan e il militare che oggi è la compagnia di corso. Scusami, questa scena è molto forte. Scusami, è stato un Dimmi, attimo. No, scusami perché mi ha un po' toccato. La che è scena è successo? forte. È, è come se ho visto da un attimo la loro morte, quindi mentre mi dicevi dei patti, loro, Vai, io vedo come se supera nell'ultimamente la è una vita che li morte. aspetta. Mhm. Aspetta, supera la morte, non ci interessa. Chiaramente seconda guerra mondiale, prima stessa linea temporale, altra linea temporale, questo non ci importa. Vai al dopo, siccome muoiono insieme, sono entrambi nello stesso posto successivo alla morte, no? Mhm. E firmano, Mhm. immagino, dei contratti che li portano a Vogliono, questa vita. vogliono, mi viene strano, a me viene che qui si rincontrano, a me viene che lei
questa anima e comunque cioè, loro si ritroveranno, mi viene questo. E mentre mi parlavi ho visto che loro hanno come se si fossero promessi di stare insieme in un'altra vita futura, barra parallela, come se loro ci stessero aspettando, come se ci fossero dati una pausa per dire ok, adesso facciamo un attimo delle esperienze, ma comunque noi come se fossero è forte questa cosa, una sorta di destinati, vabbè, per quel che Di può valere, una sorta di come se fossero se ci destinati a stare insieme, ma destinati. ripeto, destinati è tanto per dire, ma come se ci fossero promessi comunque di avere una vita insieme come uomo-donna, coppia. Ok. Quando stabiliscono questo patto, chi è presente come entità? Mi viene questo tizio qui, questo Anunnaki, questo uomo L'arca. umanoide. Mm, mm. Loro lo vedono adesso? Io vedo Dylan e questa donna di oggi che si gira e sì, quando mi ha detto loro lo vedono, si sono girati e l'hanno visto. Ok. Rappresentiamo le vite precedenti che abbiamo tutti noi come dei tubi, come delle ferrovie, dei binari della ferrovia che vanno un po' da tutte le parti. Alcuni binari si incrociano con altri binari, quindi alcune vite si incrociano e così via. Tutto il mondo è pieno di binari e di treni che corrono. Bene, Mhm. guardiamo insieme a Dylan adesso la scena dall'alto per mostrargli la relatività di questa esperienza olografica e di quanto alla fine della fiera sia poco importante. A me viene da dire che lui conosce la fisica quantistica e mentre tu parlavi, Mm? lui vedevamo insieme, perché poi mi sono alzata anche io e si è alzato anche lui, vedevamo tutta una serie flash, di flash che accadono insieme contemporaneamente. Mi viene questa scena qua. E lui Mhm. mi dice, come se mi dice fisica quantistica questo. Mm. È come se dovesse dare una spiegazione, no? Ok, Razionale. la spiegazione è quella, però le vede le vite dall'alto, Sì, 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 le vedo. Vede quindi tutto che vede accade insieme. l'inutilità del discorso ci vedremo in un'altra vita perché siamo destinati a stare insieme, anime gemelle, non anime gemelle, è indifferente. Loro sono anime gemelle, infatti lo volevo dire da prima, io vedo che La loro ragazza del sono corso. come se fosse un pezzo di lui. Mm. Va bene, ma anima gemella e non anima gemella, che secondo me è un discorso sovradimensionato e tanto ben accolto perché fa venire Assolutamente, no, no, sono tanti bei d'accordo, lacrimoni agli occhi. ma non gli si Tanto dà la che, giusta importanza, direi. certo, tanto che alcune persone vengono assolutamente risucchiate da questo discorso delle anime gemelle. E Io ho si avuto perde, una persona che mi ha contattato e vedeva anime gemelle praticamente ovunque, no? Oggi era il barista, domani era quello che passava e dopodomani era il collega. In ogni caso, la relatività del esiste, gioco è oltre le vite precedenti. Oltre. assolutamente sì, Ok. La parte subliminale assolutamente di vita non sta vedendo, e anche l'eterica. sì. È come se continuiamo a vedere questa scena e mentre lui mi sta mostrando, io vedo tutti i flash di pezzi di vita che comprende che comunque eh, è importante da una parte prenderne consapevolezza, però è come se mi dice, ok, sto capendo, è tutto relativo, è tutto collegato, ma è un gioco che non ha, è tutto accade in maniera, mi viene sincronicità, però riesce a comprendere, cioè lui si è staccato, è come se si è innalzato e vede questo film, lo vedo così, sta mostrando questa cosa, questa scena in questo modo. Va bene. Emozionale, corpo emozionale di Dylan. Partiamo subito vediamo se ha un valore. A me mi viene così. Me ne sono venuti due, uno all'inizio sessione
mi è venuto 2000 a inizio sessione. Adesso che durante la sessione è come se lui si stesse già pulendo, comprendesse, prendesse consapevolezza. Tutto un processo. E adesso mi viene 5.000, 5.000, mi viene Corpo così emozionale. emozionale. Sì, Quindi hai corpo emozionale. eliminato delle emozioni a bassa frequenza. Sì, Quali? sì, come se l'avesse trasformata. Cioè, vedo questa cosa qui. Per esempio, questa situazione dello stomaco, come se prende la sua energia e gli cambia la inverte, cioè, da negativa diventa positiva, Cosa c'era la nello stomaco? inverte. C'era un vortice, lui ha un impianto nello stomaco che sembra, non, sono confusa perché lo vedo un po' emozionale e un po' impianto, ok? Era come un blocco per non uscire, non far uscire le sue capacità, lo vedevo qui, Diciamo quindi insicurezza, sì, sicurezza, insoddisfazione. insoddisfazione. Ok, e ora in cosa si sono trasformate? In sicurezza, in soddisfazione? Non so, lui mi mostra, adesso mi sta mostrando come un voglia di fare, voglia di studiare, voglia di mettersi in pratica, è come se avesse compreso le sue potenzialità, è come se oggi lui avesse avuto la conferma di qualcosa che già sapeva, secondo me, ma le veniva bloccato e mi mostra, è come se si fosse, mi sta mostrando, si è levato del qualcosa, si è levato questo blocco e lo sta trasformando in energia sua. Non lo so, è strana, la prima volta che vedo questa cosa. Vedo che Alta lui che frequenza, ma ha un nome questa energia? Sicurezza, sicurezza, voglia di fare, voglia autostima. di studio, dice io voglio studiare, voglio mettere in pratica quello che so, quello che sto imparando, è una mente fisica, matematica, vedo veramente un cervello molto matematico che lui può scoprire, può fare, può veramente arrivare a delle formule importanti. Ok, va bene. Preso atto di questo, vediamo il corpo emozionale se è pulito. Io vedo adesso lui di oggi, lo vedo con una scopa, sta passando, sono cascate delle gocce nere che erano tutte le sue parti emozionali negative di bassa frequenza, come insoddisfazione, autostima, blocchi. Vedo che spazza via e apre un buco nero e le spazza via, butta tutto lì. Sono delle gocce tipo, è strano, acqua solida. È strano, me le mostra così, tipo gocce nere, le spazza via con la scopa, butta via. Dice Quindi sta basta, togliendo adesso tutte le basta. emozioni a bassa frequenza. Sì, me le mostra così. Dimmi quando ha finito. Fatto, ho buttato anche la scopa. Perfetto. Ha un valore finale il corpo emozionale? 800.000. Da 5.000 a 800.000? Mm-mm. Ok. Diciamo che nel contatto con Dylan, non entro nei dettagli, girava una parola che in altre lingue straniere significa denaro. Mhm. C'è una causa Per, esoterica a questo? per l'anima, è un messaggio suo. Lui Di quale deve tipo? sottovaluta, cioè, mi viene questo. Ma qual è? E In cosa consiste il messaggio? il messaggio consiste, lui dà poca importanza, che comunque per certi versi può essere un lato positivo,
ma purtroppo in questa realtà, in questa dimensione, il denaro serve. È come se non desse importanza comunque esprimersi per guadagnarlo, perché comunque serve qui, è importante. È purtroppo una parte di questa Matrix fallata. È come se lui dovesse comunque concentrarsi un po' non al denaro in sé per sé, ma a una modalità per attrarlo, perché gli serve per essere più sereno in questa vita, perché la mancanza di denaro porta a una serie di, ovviamente, tutto conseguenziale, no? Porta a delle insoddisfazioni, a una non serenità, a un vivere una vita non tranquilla. Quindi è come se lui dovesse concentrarsi un po' più, non nel denaro in sé per sé, a essere ricco, ma anche perché no, però a avere trovare quella dimensione tale, quella situazione che le dia il denaro giusto per poter comunque essere tranquillo in questa vita e concentrarsi su se stesso Eh, e su altro. benissimo, bel messaggio dalla parte subliminale, ma lei ha voluto questa esperienza. Quindi, per esempio, potrebbe invertire la situazione tra l'uomo Arabia Saudita e Dylan, visto che in questo momento, Adesso mi viene che potrebbe succedere istantaneamente. Prima mi istantaneamente, veniva, addirittura sì, prima mi veniva come se fosse più complicato, adesso mi viene che lei è come se lo faccia, senza potrebbe, condizionali, cose così, lo faccia. mi viene che l'anima mi dice ok, però adesso lui deve concretizzare. Cosa? Io sono d'accordo. Mm. Devi cercare, tu non cerchi, non stai cercando. Cercare Io sono cosa? d'accordo. La modalità per attrarre denaro, un lavoro. Ok. Va bene, mi sta bene. Andiamo con Dylan al cluster. Mhm. La Dimmi, libreria tu. dimmi cosa vedi. Dimmi innanzitutto se vedi l'attuale figlio, l'attuale compagna, la ragazza del corso Io o vedo un altre figlio, persone. figlio e compagna, sì, la ragazza del corso, no, non la vedo nel classe, è stata È in un un'altra altro parte. cluster? Sì, Come li vedi questi cluster? vedo come se fossero delle Mhm. case di legno, come se fossero dei cassetti enormi. Capanne? Un cassetto a forma di casa. Li vedo Mm. così, tutti così, come se tu tiri fuori a un cassetto con questo cluster pieno di anime e poi lo richiudi. Sopra ce n'è un altro, però li vedo come una, come si chiama quello delle api? Un'arnia? Ok. Esatto. Quante sono più o meno le anime dentro un cluster? Me viene, dipende, però ne vedo tante, non c'è un numero definito. E Anche quelle di Dylan? perché Quello di Dylan? mi viene 53 anni. 53. Va bene, andiamo a vedere se ci sono dei contratti e dei patti anche qui. Mm. Sicuramente ci sono quelli tra i due militari morti nella prima o seconda guerra mondiale. Mm. Mi mostra una libreria, te lo dicevo, stavo cercando, l'ho visto prima, una libreria molto molto alta, piena di libri, ne vedo tanti, stavolta ne vedo tanti, tanti, accumulati. Che numero di libri ti arriva? Il 2500. Quante sono le vite precedenti? Mi viene il 2500. Ok. Non ti ho chiesto Come a quanto sta la PS rispetto alla PE in percentuale. un PS è di più, PS 55, E a quanto vibra Dylan adesso? 5 miliardi. Ok,
Cosa vuole fare di questi 2500 libri? Si è innalzato adesso, lui si sta innalzando durante la sessione. Vedo che Innalzando? Alzando? Cioè alzando le sue vibrazioni, lo vedo più forte di ora. Ok. Sta facendo bene. Mm. Non è più a 5 miliardi? Sta No, di aumentando? più, sì. Ok, Quando ma gliel'ho al di là detto, dell'alzarsi le vibrazioni, cosa vuole fare di questi libri? vuole buttarli via, ovviamente. Vuole buttarli tutti via. Cosa sta aspettando? Vedo lui di oggi con le sue mani, prende la libreria, la schiaccia, diventa un masso, un sasso pesante, diventa tutto insieme a tutti i suoi libri, prende il sasso, apre un buco e lo butta via con molta energia. Anche un po' arrabbiato, io vedo in questo momento come se dicesse ma perché l'ho fatto? Ho fatto tutto questo. Butta tutti i libri in un buco nero, in un portale In un definitivo? sasso, è diventato un sasso, la libreria è diventata un sasso, l'ha Ah, già ok. fatto e l'ha Ok, beh. buttato via. Gli comunichiamo che la decisione di fare questa esperienza con queste modalità è solo sua, è solo nostra. Assolutamente. Bene, andiamo all'avatar. Andato via pure l'Annunaghi qua, insieme al Come? sasso, ho visto. L'Annunaghi è andato via insieme al sasso qui. Mm? Avatar. Io vedo il solito pupazzo, però stavolta lo vedo bloccato, come se questo pupazzo già stesse capendo che cosa sta per succedere, non scrive più, si è fermato. Ah, perché normalmente li vedi che scrivono, li Sì, intenti? sì, Mm, sinceramente sì. Normalmente vedo, in alcuni casi spesso vedo che, anzi scrive più veloce, lo vedo come se mm. fosse... Cerca di Adesso, riprogrammare la situazione esatto, all'ultimo adesso momento. È sì, senza volto, non ce l'ha. ma sembra fatto di stoffa, di legno, di vetro, di Io vedo metallo. un pupazzetto tipo, adesso lo vedo di stoffa, tipo, sai quei pupazzi cuciti, Mhm. stoffa, Manichini cucito. da atelier di moda, Sì, con delle cuciture lungo le linee mediane della testa. sì, ha le giunture. Mm. Ok, che fa Dylan? No, vuole togliere tutto. Ma sa cos'è quello, Dylan? Sì, sì, adesso sì, sì, lo stavo mostrando. Perché detto quando è arrivato qui, però adesso ha capito perfettamente, sta capendo. Prende il pupazzetto, prende tutto, lo dice tutto più piccolo, lui ha questa modalità, prende questo pupazzetto, lo fa piccolo, piccolo, piccolo. Poi prende il computer, fa tutto un sasso, trasforma tutto in sassi, sassi scuri, sassi vulcanici. Mhm. Ossidiana? Prende il pupazzetto, sì, esatto, mi dimostra così. Mhm. Trasforma tutto in questo sasso così, E poi lo lo butta. prende e l'ha Mm. buttato via. Perché questa modalità? Chiediamoglielo. Mi viene come se lo studiasse questo tipo di materiale di sasso vulcanico, come se nascondesse come se questo materiale fosse mi viene come se un neutralizzatore. Che strano, mi dice questo materiale qui neutralizza, Ma che materiale è? vulcanico. Quindi lava, ossidiana, vetro. Sì, è un sasso vulcanico, non li conosco bene a livello di conoscenza. Vedo questo sasso vulcanico un po' all'esterno è scuro e poi c'è una parte davanti trasparente come se scorre qualcosa dentro. Vulcanico, quindi mi dice questo è un sasso vulcanico, io trasformo in questa modalità perché neutralizza l'energia.
la rende a zero. Mi dice così. Ok, hai eliminato cluster, scrivania, sedia, pupazzo, Ha monitor, eliminato computer. tutto, ha eliminato tutto, ha eliminato gli impianti, si è levato gli impianti, Hai ha eliminato gli eliminato tutto qui. impianti, i Entità, 4 EDL, no, sono andati via, entità, non c'è più niente, pulito. abduction. No, Le vite sono sempre 2005, non viene più 1800 adesso. di più, No, di meno, 1300 o 800, che non ho sentito. 1800. 1800, ok. La vita di Alam è sempre uguale? Stesso numero di mogli, stessi figli, stesso No, è cambiato qualcosa. è povero, è ricco, è più Ma bello, più mi, brutto. mi viene come se in questa è cambiato che è meno ricco per compensare un prossimo futuro. Cioè come se lui dovesse dare un equilibrio In però Dylan. Mm. sì, in Dylan, quindi lei avesse, la sua anima avesse deciso di togliere un po' per dare di qua, Mm. per equilibrare questa cosa che Che a lui mio non avviso sta sono solo mostrando. minchiate anche queste, perché Lo l'anima può so, fare lo so, tutto e non c'è lo so, nessun equilibrio e abbondanza in termini economici, c'è lo so, soltanto il bisogno di intendo, darsi una sveglia. In ogni caso intendo. ne prendiamo atto. C'è un messaggio finale che PSP vogliono lasciare a Dylan. A me viene un vulcano adesso, lei mi sta mostrando un vulcano, mi sta dicendo devi eruttare come il vulcano, tu lo sai come funziona un vulcano, tu sai la potenza del vulcano, non devi perdere tempo, devi eruttare e scoppiare, non perdere altro tempo, muoviti, muoviti, le potenzialità ce l'hai, il tuo cervello è, tu puoi scoprire, puoi mettere a disposizione le tue Di chi? conoscenze e le tue potenzialità, ma lo devi fare Milan, Mhm. lo devi fare come un vulcano, lei mi dice questo, perché è come se, mi stai dicendo, è come se non c'è altro tempo da perdere, basta, devi eruttare, mi dice questo, me lo mostra così. Basta? C'è anche la PE che parla. Io vedo che cioè, la PS mi dice noi siamo noi, Mhm. come se Siamo fosse lo entrambi. stesso, sì, è come se fossero la stessa cosa. Perché Ok, quando vedo i messaggi spesso mi viene questo. Ok, ultimi controlli, abbiamo finito. Il posto in cui vive Dylan è pulito? Disincarnati, energie, qualunque cosa? La compagna è interferita, però Ok, ma al di là di questo? lui adesso si creerà, cioè se l'è già creato, però vedo che ci sta ancora lavorando, una sua protezione personale. A Non ho capito. lui vedo che si sta creando una sua Ah, una protezione protezione. personale, sì. Mhm. Però sta cercando, vedo di farlo anche con il figlio, ora non so quanto sia, ma vuole tentare di proteggerlo, anche se comunque il figlio un'anima avrà il suo percorso. Lui, sì, lui è pulito, però l'ambiente è interferito, cioè comunque la casa non vive da solo, no? Quindi anche vedo la compagna che entra e esce e vedo questo interscambio che viene portato qualcosa dall'esterno. Però lui se prende, cioè, se fa tesoro di di tutta la consapevolezza che ha raggiunto, Acquisito. che ha Mm. preso, può comunque proteggersi e non accettare le interferenze degli altri.
perché gli altri hanno un proprio percorso, ovviamente. Va bene, come lo vedi? Bene. Sta studiando, sta vicino a un vulcano, vede il vulcano, mi mostra questo vulcano. Ma lo vedi così com'è? O ha Sì, è delle... lui. No, no, Dylan come è oggi. vicino a un vulcano, sopra un vulcano, Sta dentro un studiando. vulcano? No, vedo che lui vuole studiare adesso, vuole mettere in pratica, vuole conoscere, vuole... mm, è pronto per mettere a disposizione le sue potenzialità, vuole muoversi. È come se mi sta facendo vedere, vedi, io adesso sto studiando, sto cercando di capire, di mettere a posto, deve fare adesso, lui ha voglia di muoversi, Mhm. ha voglia di muoversi. Va, Però sempre la mente. Io questa cosa la vedo sempre. Bisogna sempre comunque l'intento mentale deve essere comunque dritto, altrimenti nulla, sì, sei pulito, però poi dopo bisogna muoversi, non certo, viene ma il detto. mentale è il nemico numero uno, questo lo sappiamo. Va bene, abbiamo finito, quindi disconnettiti da tutto e tutti.